Ciao a tutti e bentornati su Sneaker Peek, io sono Simone e quest'oggi vi darò le mie prime impressioni sulle Adidas Exhibit A Low. È la nuova scarpa del marchio tedesco dedicata al basket, è una team shoe, quindi non è una scarpa legata a un particolare giocatore dell'NBA. Ovviamente quest'oggi saranno solo le prime impressioni in first look, in quanto non ho ancora avuto modo di provare nei dettagli la scarpa, però visto che ho ricevuto parecchie richieste di informazioni mi sembrava giusto comunque iniziare a darvi le mie appunto prime impressioni. Partiamo dunque con il pattern di trazione, che presenta una forma di tipo romboidale, quindi dei piccoli rombi che vanno a formare la matrice, la traccia appunto del pattern della suola. Ovviamente ancora non ho delle conferme per quanto riguarda la bontà del grip. Dai primi test che ho potuto effettuare sulle superfici, su varie superfici di gioco, mi sembra un grip abbastanza consistente, quindi sembra promettere bene, però ovviamente per tutte le future informazioni riguardanti il grip della scarpa vi rimando alla recensione completa. Una cosa che però mi sento di dire sul pattern, sulla suola proprio delle Exhibit A Low, è che la gomma appare piuttosto dura, piuttosto solida, quindi questo potrebbe essere un bene, specialmente se cercate una scarpa per giocare sui campi in cemento, in outdoor, su campi magari molto abrasivi, perché la durabilità, se non mi sbaglio, dovrebbe essere di buon livello. Parlando invece per la protezione per gli impatti, l'intersuola delle Exhibit A Low utilizza una mescola di Light Strike. Per Adidas è un po' un ritorno al passato, neanche tanto poi lontano, in quanto scarpe come ad esempio le Adidas Arden Volume 4 o le Dame 6 utilizzano questo tipo di mescola. Dai primi test preliminari la protezione per gli impatti mi sembra discreta, non credo che però raggiungerà dei livelli di eccellenza in questo campo. Tutto sommato però si sta abbastanza bassi sulla superficie di gioco, quindi il compromesso comunque è più che accettabile. Una cosa che un po' mi spaventa del Light Strike per esperienze precedenti è il fatto che tende, con un utilizzo neanche troppo intensivo, tende ad appiattirsi un po' e quindi ovviamente questo fa mancare un pochino poi quella protezione per gli impatti, quell'ammortizzazione che magari con mescole diverse, basti pensare al Boost, viene conservato per più tempo. Però ripeto, in questo momento, sempre con informazioni preliminari, mi sembra un buon compromesso. Tanto per darvi un'idea, mi sembra leggermente migliore rispetto alle Arden Volume 4 in termini di protezione per gli impatti, però mi sento di dire, avendole provate, che le Dame 6 sono assolutamente delle scarpe che offrono una maggiore sensazione di morbidezza, una maggiore protezione per gli impatti rispetto alle Exhibit A Low. Parlando invece per quanto riguarda il fit, allora io ho preso la mia misura tradizionale, che se ancora non lo sapete è un 12 US. È leggermente lunga la scarpa, mi rimane tra il pollice, insomma è proprio il principio della scarpa, c'è un mezzo centimetro. Io personalmente preferisco avere una scarpa che abbia un fit un po' più 1 a 1, più one to one, cosa che in questo caso si potrebbe ottenere con questa scarpa probabilmente scendendo di mezzo numero rispetto alla vostra misura tradizionale. Attenzione però, perché comunque la scarpa ha un taglio abbastanza affusolato, quindi se avete un piede molto largo probabilmente il mio consiglio è quello di comunque andare true to size. Se avete invece un piede normale o un piede addirittura con una forma stretta, suggerisco di scendere mezzo numero rispetto alla vostra misura tradizionale. Una cosa che non mi ha convinto per quanto riguarda il fit della scarpa è purtroppo una tendenza ormai atavica di Adidas di fornire delle
solette che sono veramente pessime. Questo è un peccato perché probabilmente con l'utilizzo di solette di qualità migliore, come mi è capitato di provare ultimamente, come ad esempio sole Puma o il Pro Kuzma, ad esempio, erano decisamente migliori che la sensazione della soletta. È possibile sostituirla con una di vostro piacimento, però questo ovviamente comporta una spesa aggiuntiva. Un'altra cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso del Fit è il fatto che nell'area delle punte è abbastanza voluminosa, quindi c'è parecchio spazio, si va a formare un po' quella bolla antipatica quando il piede è in flessione, un po' come accadeva nelle PG5, una cosa che a me personalmente non piace. Preferisco avere una sensazione, un fit un po' più snug nella parte diciamo delle punte, che non troverete in questa scarpa. Un'altra cosa che mi lascia un pochino ancora perplesso è nella parte posteriore, c'è queste due rientranze nella parte proprio della caviglia che tendono un pochettino a puntare verso proprio l'interno e danno una sensazione un pochino di fastidio, non eccessivo ovviamente, però specialmente se indossate calzini corti, cosa che io ovviamente sconsiglio per giocare a basket, però anche visto che è una scarpa che ha una forma anche abbastanza, diciamo, casual, non ha un design propriamente studiato solo per il basket. Ecco, questa sensazione nella parte posteriore delle caviglie con un calzino molto basso può dare qualche fastidio di irritazione proprio sulla pelle. La situazione ovviamente migliora adottando delle calze un pochino più alte, però ripeto, magari si sarebbe potuto fare un pochettino di meglio. Per quanto invece riguarda il supporto, devo dire la scarpa in questo momento mi convince abbastanza. È presente un heel counter esterno che è anche un motivo di design forse maggiore della scarpa. Il piede rimane assolutamente ancorato bene nel fondo della scarpa, non ci sono problemi per quanto riguarda appunto fuoriuscite del tallone. Quello che mi piace anche del supporto della scarpa, e questa è un po' una prerogativa generalmente delle scarpe del marchio tedesco di Adidas, è quella di avere una base piuttosto larga, e questo aiuta parecchio perché avere una pianta più stabile ovviamente assicura una maggiore stabilità anche proprio nei movimenti laterali, si corre meno il rischio di incappare in possibili infortuni alla caviglia. Parlando dei materiali, la scarpa utilizza un tipo di mesh aperto, quindi molto traspirabile come scarpa, devo dire, la ventilazione è buona. Per certi versi mi ricorda quello visto nelle Under Armour Spawn 3, è molto simile come tipo di mesh e anche prevede dei rinforzi in TPU nelle parti più sensibili dove c'è magari una maggiore sollecitazione del piede, quindi nelle punte. Una piccola considerazione: mi sarei aspettato sia proprio dalla tipologia della scarpa ma anche dai materiali appunto utilizzati, mi sarei aspettato una scarpa molto leggera. In realtà le Exhibit A Low pesano circa 450 grammi, che è un peso medio, né troppo pesante né troppo leggero. Onestamente mi sarei aspettato qualcosa di meno, perché ad esempio le Under Armour Spawn 3 sono decisamente più leggere, si sente proprio al piede la differenza. Quindi se cercate una scarpa estremamente leggera, le Adidas Exhibit A Low potrebbero non essere la scelta migliore. Rimane però comunque una scarpa abbastanza veloce, abbastanza agile, anche con un taglio appunto basso, quindi tutto sommato non c'è da lamentarsi, ma mi sarei aspettato qualcosina in meno dal punto di vista del peso. Probabilmente è il Light Strike, la gomma utilizzata, la mescola utilizzata, che fa aumentare leggermente il peso. Per quest'oggi è tutto, io vi ringrazio, io sono Simone, questo è Sneaker Peek, voi siete meravigliosi come sempre, ci vediamo alla prossima e grazie.